Benvenuti al nuovo episodio di Liber Monstrorum. Il protagonista di oggi è Astaroth, uno dei demoni gotici più popolari. Che si tratti di musica, letteratura, cinematografia o gaming, in qualche modo è probabile che l'abbiate sentito nominare. Quello che probabilmente però non avete mai sentito dire è che la sua figura risale alla dea semitica Astarte, chiamata anche Ashtoreth. Il progressivo passaggio da Astarte ad Ashtaroth è evidente nella Bibbia, dove avviene il passaggio da Ashtoreth ad Ashtaroth. Nel libro dei Giudici, al capitolo 2, versetto 13, viene detto: «E loro abbandonarono Yahweh, servendo Baal e Ashtaroth». E ancora, al capitolo 10, versetto 6, gli Israeliti continuarono a fare ciò che era male agli occhi di Dio, servendo Baal, le Astarti e gli dei di Aram. Arthur Frothingham, archeologo e storico d'arte, riporta che la pluralità rivolta a Baal e Ashtaroth nella Bibbia non vengano considerate come prova di multiple identità o forme delle divinità stesse, ma solamente nelle loro rappresentazioni. Questa interpretazione viene attribuita a William Gesenius, padre dello studio scientifico sull'ebraismo e le iscrizioni fenicie. La sua posizione a riguardo però è molto critica. Rifacendosi alla tradizione siro-fenicia, sostiene che il nome di Baal sia solo un titolo per indicare Lord o Master degli dei maschili. Associa invece Ashtaroth alle dee femminili. Sempre secondo Frothingham, i Filistei veneravano la dea della guerra Ishtar, utilizzando anche il nome Ashtaroth. Secondo le sue interpretazioni, Astaroth nascerebbe quindi come un epiteto offensivo da parte degli ebrei alla dea Astarte, declinato poi al plurale per indicare tutte le divinità femminili ritenute blasfeme. Si sarebbe poi consolidato come demone nell'età cristiana con l'introduzione di Salomone. Il collegamento di Astaroth tra le divinità di Astarte e Ishtar è ancora più esplicito in The Dea Syria, dove lo storico Lucian scrisse: «Dall'alba della storia, in tutta l'Asia esiste un culto riverito ad una dea della natura. Lei è la nostra dea madre terra, nota anche come la Grande Madre. Tra i babilonesi e i semiti del nord, il suo nome è Ishtar, viene chiamata anche Ashtoreth nella Bibbia e Astarte tra i fenici». Da autore ad autore, saltando di grimorio in grimorio, la sua figura di demone si è evoluta e delineata. Ogni scrittore ha aggiunto un piccolo dettaglio narrativo che arricchisse la sua storia donandogli sempre più drammaticità. Il primo caso registrato è nel misterioso Book of the Office of Spirit. Non conosciamo le origini di tale grimorio. Sembrerebbe essere trascritto da un'opera latina chiamata Liber Officiorum Spiritum, ma non abbiamo neanche la certezza se si trattasse di uno o più scritti. Questa prima testimonianza della decaduta di Astarte propone Astaroth come il terzo, in ordine di nobilità, degli spiriti al servizio del re demoniaco Amaimon, signore del punto cardinale del sud. È in grado di insegnare le 7 arti liberali e di raccontare la verità assoluta sul passato, presente e futuro, rivelandosi onnisciente. Perde per la prima volta la connotazione della figura femminile, venendo descritto come orribile a cavallo di un drago infernale mentre tiene in mano una serpe. L'alito del serpente è un pericoloso miasma e per proteggersi è necessario tenere la mano vicino al viso mentre si indossa un anello d'argento. Perde il simbolo della maternità e della guerra, ma come demone diventa sinonimo della conoscenza proibita e della sapienza anche dannosa. La pseudo-monarchia Daemonum lo analizza più nel dettaglio. Secondo Wire, l'autore, si tratterebbe di un angelo decaduto che ora regna come duca all'inferno. Parla volentieri di Dio e della loro guerra, di come peccarono e furono puniti. Lui era a comando di 40 legioni, ma afferma che non sia stata una sua scelta quella di ribellarsi. La piccola chiave di Salomone, o Asgoezia a dir si voglia, ripete le informazioni dateci dalla pseudomonarchia e ci mostra anche il sigillo necessario alla sua evocazione, da cui possiamo ricavare ulteriori informazioni sulla sua concezione. Analizzando il simbolismo del sigillo ad una prima occhiata, possiamo notare come sia strutturato come un cerchio di contenimento, necessario a separare il mondo materiale da quello spirituale. All'interno del cerchio ci sono varie linee spezzate, indicano l'ambiguità morale intesa come dualità. Queste forme richiamano Marte con azione, conquista e dominio, ma in Astaroth vengono filtrate in chiave intellettuale e seduttiva. Le forme quasi speculari evocano l'ambivalenza del sapere, cioè il fatto che la conoscenza
può essere tanto liberazione quanto corruzione. La narrazione del sigillo di Astaroth ci comunica quindi l'intento di rappresentare l'archetipo dell'intelletto spinto all'estremo, che può illuminare o corrompere, similmente al mito di Lucifero. Nel dizionario di Desplancy abbiamo un'ulteriore evoluzione della sua storia. Confuso con la figura di Amaimon, ora viene creduto regnante dell'Occidente e tesoriere dell'inferno. Un ulteriore dettaglio che viene confuso è quello del miasma, non più fumi letali di un serpente, ma un nauseabondo olezzo proveniente da Astaroth stesso. Neanche Astarte viene risparmiata dalla penna di Desplancy. Da dea decaduta diventa moglie di Astaroth con una testa di giumenta. Nel mondo dei videogiochi ci sono infinite citazioni. Appare sia come divinità in Dungeons & Dragons che come boss per Final Fantasy II, ma non mancano Diablo 4, Genshin Impact, Inazuma 11 e molti altri. Ma gli altri media non gli sono inferiori, ne troviamo tracce in serie tv come Supernatural, High School DxD, nel film dei Ghoulies e persino nella musica, come nel CD Anima dei Tool o nell'album Magica di Dio. Si può forse affermare che Astaroth sia divenuto uno dei demoni più popolari della storia, riconosciuto persino dalla Chiesa cattolica, nonostante nasca dalla trascrizione erronea del suo nome originale, una serie di incredibili fortunati eventi che lo hanno reso pressoché immortale. In Shin Megami Tensei è uno dei demoni più ricorrenti, appare fin dai primi romanzi scritti in Nishitani e può contare la bellezza di 29 titoli dove ricopre principalmente ruoli da antagonista. Nei giochi viene descritto come uno dei 4 duchi dell'inferno, nello specifico con il titolo di Duca della Paura. Viene tracciata la sua origine ad Ishtar e a Babilonia, dettaglio spesso utilizzato per caratterizzarlo col desiderio di tornare alla sua forma ancestrale. Non mancano citazioni anche ai Grimori, definendolo un angelo di bell'aspetto, ma dalla puzza insostenibile. In Shin Megami Tensei 2, dopo averlo sconfitto, è possibile purificarlo, riportandolo alla sua natura di Ishtar. Gli autori ammiccano ancora una volta la sua storia, spiegando che fu Yahweh a forzarlo insieme ad Astarte per prendere le sembianze di Astaroth. Il design è rimasto costante negli anni. Esclusa la primissima rappresentazione di Digital Restory, l'interpretazione di Kazuma Kaneko è stata molto fedele alla narrativa classica, dandogli un aspetto imponente e angelico e allo stesso tempo imperioso e punitivo grazie al serpente che cavalca. La prima effettiva interpretazione originale la troviamo con Masayuki Doi, il cui stile si differenzia molto dalla leggibilità di Kaneko. Utilizzato solo in Shin Megami Tensei 4, il nuovo aspetto trova molta più influenza nella cultura pop giapponese, con evidenti citazioni ad elementi come Kamen Rider oppure Gaider. Non manca neanche l'omaggio all'opera di Kaneko, dove il mantello si trasforma in un verdeggiante serpente. Anche oggi il nostro tempo è giunto al termine, ma altre storie arriveranno sul canale. Se vi interessa esplorare ulteriormente l'argomento, vi lascio in descrizione link utili per continuare la ricerca. Da parte mia, sperando di trovarvi al prossimo racconto, un saluto.